Ciao a tutti amici, bentornati sul canale. Quest'oggi abbiamo a che fare con un robottone, sempre un Choco King, però questa volta non prettamente giapponese, anche se poi la produzione del pezzo in oggetto chiaramente è avvenuta in Oriente. In realtà l'ispirazione iniziale del personaggio questa volta è statunitense, americana. Allora, stiamo parlando in pratica delle Teenage Mutant Ninja Turtles, ovvero quelle che qui in Italia abbiamo conosciuto come le tartarughe ninja. È questa volta però una trasposizione un po' particolare, perché invece di avere le solite action figure che riproducono in maniera esatta il personaggio visto nella serie animata, questa volta abbiamo una rivisitazione, come si ama dire in gergo in questi casi, ovvero abbiamo praticamente una serie di robots che hanno nelle fattezze proprio i personaggi della serie animata Teenage Mutant Ninja Turtles, serie animata che vi ricordo è stata trasmessa sul canale Nickelodeon negli Stati Uniti nel 2012, quindi in un periodo in cui io ero già grandino, anzi molto grande, che però sempre per quei pochi episodi che ho visto trovato molto simpatica. Perché ho deciso di acquistare allora questo mecha che si rifà alle fattezze delle tartarughe ninja? Semplicemente perché è stupendo, ragazzi, adesso lo vedrete anche quando lo andremo ad analizzare un pochino meglio. È veramente ben fatto e molto posabile, ha tutta una serie di caratteristiche che lo rendono un bell'oggetto, anche se non siete fan della serie. È comunque un robottone diverso dagli altri, che si ispira a un personaggio diverso dal solito e che secondo me merita a tutti gli effetti di stare nelle varie collezioni, ok? È prodotto da questa Hit Boys, come vedete, ok? Dall'altro lato della casa troviamo tutte le varie indicazioni in giapponese, credo, o cinese, insomma queste cose qua. E ci viene illustrata tutta la serie degli accessori che vengono forniti. Come vedete abbiamo tutte le tipiche armi giapponesi dei ninja, più altre più moderne come questi fucili diciamo laser, e poi abbiamo tutte le varie pose su cui può essere messo e diciamo le varie combo con le armi con cui può essere esposto. Chicca particolare di questo progetto è che c'è anche il personaggetto della tartaruga ninja da poter essere messo dentro alla cabina di pilotaggio per pilotare questo robot che è dedicato a Leonardo, che era il capo delle tartarughe ninja. Ok? Allora, è un prodotto dedicato dai 14 anni di età in su, come vi ho detto è in grado di ricreare moltissime delle pose viste diciamo nei combattimenti delle Ninja Turtles, pur essendo un robot che per quanto io ne sappia non è stato mai visto utilizzato nelle serie animate, quindi è comunque un prodotto della fantasia, o almeno credo. Se sbaglio correggetemi, però io per quelle poche puntate che ho visto, e ripeto non le ho visto tutte, non mi sembra che avessero mai avuto dei robot per combattere, quindi sono state sempre lotte affrontate con le arti ninja. Questa volta invece abbiamo, oltre alle arti ninja, anche appunto un mecha vero e proprio. Allora andiamo ad aprire la confezione e analizziamo meglio il prodotto. Allora, come vedete il blister interno è composto da più pezzi. Abbiamo praticamente 1, 2, 3 blister. Nel primo troviamo le armi e gli accessori. Adesso cercherò di farvi vedere un po' meglio. Nel secondo troviamo il robot vero e proprio, eccolo qua, molto pesante devo dire. E nel terzo troviamo, oltre a una busta con probabilmente le istruzioni molto bella, molto elegante, troviamo anche una bellissima basetta espositiva con tutti i vari ganci per tenere esposto il robot. Come vedete ha una grafia molto diciamo che si ispira molto a quella della serie animata, quindi è un prodotto che sicuramente per i fan della serie potrebbe essere imperdibile. Allora, la busta delle istruzioni, come abbiamo visto, è in questa bellissima busta. All'interno troviamo il manualetto che è realizzato in una carta plasticata molto bella. Le istruzioni, come vedete, sono a colori, il che è quasi una rarità in questo genere di prodotti. Come vedete abbiamo
tutte le varie lame, revolver, fucili laser, katane varie, pugnali, shuriken e scudo. Come vedete sono posizionabili in vari modi addosso al robot, oppure è possibile farli chiaramente impugnare. Lo scudo, come vedete, è componibile in questo modo. E poi troviamo il personaggio, come vedete, sia nella versione da inserire nella cabina di pilotaggio, che è quella seduta, questa qui, sia nella versione di combattimento. Viene dato in due colori, in un verde trasparente e in un black. Sinceramente non riesco a capire perché di questa scelta di colori. Capisco che non volevano magari verniciare una figure così piccola, ma farlo in queste due versioni sinceramente non capisco che senso possa avere. L'unico vantaggio è che magari quella nera a questo punto, perché quella qui verde è in plastica comunque trasparente verde, quindi forse potrebbe avere un significato magari per l'illuminazione, non lo so, quindi non la toccherei. Però magari questa qui nera sarebbe possibile dipingerla in maniera più accurata per chi ha buona vista e pazienza, per renderla più simile al personaggio della serie animata. Non ci viene indicato altre cose. Ci sono delle parti per il furgoncino delle tartarughe ninja, in questo caso sono le ruote, e quindi suppongo che le altre parti, ve lo posso già annunciare, verranno proposte con i prossimi personaggi, perché sono previsti chiaramente tutti e 4 i personaggi della serie, ok? Qui troviamo appunto alcune particolarità che riguardano l'assemblaggio. È possibile mettere chiaramente le pile, che ovviamente io non ho, quindi se non sono fornite non potrò farvi vedere gli occhi illuminati, che da come è possibile vedere hanno una luce fissa oppure oscillante, quasi una specie di lampeggio lento, no? Quindi è molto molto bello, non è la classica illuminazione degli occhi che rimane illuminata fissa, questa fa una specie di pulsazione così, no? Molto molto interessante, molto bello. Chiaramente ha tutte le varie articolazioni, come vedete fa praticamente tutto. Anche le articolazioni di mani e piedi sono buone, quindi abbiamo un assaggio, come vedete piega quasi a 90 gradi anche la parte del ginocchio. Qui c'è la cabina dove vi dicevo può essere installata la figura di Leonardo piccola, vedete? Quindi sono tutti piccoli particolari, ma tutti molto molto interessanti, ragazzi. E poi qui c'è appunto il furgoncino che verrà assemblato chiaramente alla fine, quando avremo tutte le parti. Praticamente ci mancano queste qua ancora. Ok? Queste alcune pose del robot. Adesso lo andiamo a vedere in maniera più dettagliata. Allora ragazzi, come potete vedere ho un bellissimo robot, veramente ben fatto, molto particolareggiato. Vi assicuro che è abbastanza pesante oltretutto. Adesso lo andremo a pesare. Senza gli accessori pesa ben 750 grammi e ha un'altezza di circa 23 cm, quindi non è male, non è affatto male. E poi l'impressione che si ha tenendolo fra le mani è veramente di qualcosa di solido. Le articolazioni sono buone, sono metalliche. Vedete? Ha le giunture qui realizzate in metallo, consentono un'escursione favolosa, quindi potrete far fare tutte le pose da ninja che volete, ok? Ecco, guardate, faccio vedere solo questa già per farvi avere un'idea di come è possibile posizionarlo, ok? Quindi veramente veramente qualcosa di bellissimo. Guardate anche il ginocchio come è stato ingegnerizzato, vedete come apre e chiude, è favoloso ragazzi, guardate, è veramente qualcosa di bello. Anche se non siete fan della serie, direi che come robottone in collezione questo ci dovrebbe essere.
Io purtroppo vi ho detto non ho adesso le batterie per farvi vedere come si illuminano gli occhi, però ecco, quello che posso dirvi è che a livello di usabilità è veramente buono. Vedete tutti i vari giunti, ok? Che sono chiaramente copribili con le varie placche della corazza, ma riesce a fare delle pose, ecco, anche un pochino divertenti, no? Come grattarsi la fronte in questo caso. E poi chiaramente sono fornite tutte le armi a corredo, quindi questa bellissima pistola fucile, ce ne sono due di queste, poi c'è lo scudo posteriore, quello che un po' diventa il carapace della tartaruga, ok? Eccolo qua, ok, molto bello, molto rifinito. Si dovrebbe aprire poi qui qualcosa per metterci il pilota, eccolo, e qui inseriremo chiaramente la piccola figure di Leonardo che ci è stata fornita nella confezione, ok? Questo chiaramente poi va diciamo applicato sul retro del robot. Come vedete c'è già l'apposita feritoia, basta inserirlo così e il gioco è fatto, quindi è anche molto semplice per, diciamo, assemblarlo. Eccolo qua, questo è il Leonardo in versione verde trasparente. Come vedete abbiamo la versione che combatte e la versione pilota, le ruote del camioncino, abbiamo le stesse cose anche chiaramente in versione nera. Probabilmente questa in versione nera è per fare il camioncino in maniera più, diciamo, fedele, perché farlo verde trasparente forse non veniva fuori molto bello. Abbiamo poi lo scudo componibile, eccolo qua, molto molto bello, chiaramente più leggero perché è completamente in plastica, ha chiaramente tutti i perni per l'aggancio. Adesso non riesco a tirarlo fuori, ma comunque serve per quando dobbiamo completarlo, per metterlo in disposizione. Adesso purtroppo lo devo rimettere nella scatola, quindi non ho ancora modo di esporlo, quindi non mi dilungherò nel metterlo in posa in maniera troppo sofisticata per non doverlo poi rismontare di nuovo, eccetera. Quello che mi premeva farvi vedere comunque è che è un prodotto veramente valido e che secondo me merita. Abbiamo qui le katane robotiche, chiaramente sfilabili. Le katane, ragazzi, sono in metallo, perlomeno così mi sembra, perché sono pesanti. Ed è una cosa strana per delle armi giocattolo, perché di solito non viene fatto in questo modo, però questo ho proprio l'impressione che sia metallo. Anche al tatto è freddo e sono veramente molto ben fatte, veramente stupende, dei bei gioiellini, chiamiamoli così. Anche i pugnali, che poi sono comunque delle spade anche queste mi sembrano di metallo, ok? Poi abbiamo questo bellissimo fucilone, veramente ben fatto, che sicuramente farà bella figura addosso al robot, ok? Completa il set chiaramente anche 4 shuriken, che era una delle armi preferite dai ninja e chiaramente non potevano mancare in questo robot dedicato appunto a dei ninja. È interessante questo oggetto che riproduce un trancio di pizza nelle intenzioni dei suoi creatori e che in realtà fa da interruttore magnetico per i LED degli occhi, che ripeto, io al momento non ho le batterie da mettere nella testa. Credevo fossero queste le pile, questo cerchietto metallico all'interno di questo contenitore, invece poi leggendo le istruzioni ho visto che questo è un contatto magnetico che in teoria appoggiandolo qui sulla testa farà illuminare gli occhi o consentirà di spegnerli quando uno avrà, diciamo, terminata la visualizzazione. Quindi un'idea molto molto bella che ci evita l'utilizzo di interruttori difficoltosi da piazzare, che magari sono anche facilmente deperibili, no? Quindi si possono danneggiare con facilità. Invece questo in teoria è un interruttore quasi eterno, a meno che non si rovina qualche cosa nel meccanismo dei LED stesso, ok?
come vi dicevo è un robot veramente ben fatto, la verniciatura direi che è molto buona, è ricca di dettagli in tutti i suoi aspetti. Anche la faccia del robot ricrea molto bene quella della tartaruga, anche se chiaramente in versione robotizzata. Il peso, vi ripeto ancora una volta, è notevole per questo robot, quindi già quello lo rende molto appetibili a tutti coloro che amano la cosiddetta zama. Ok, come vedete abbiamo tutta una serie di dettagli anche sullo scudo con il propulsore dietro, peccato questo che non sia luminoso, ma comunque a livello di dettaglio diciamo è abbastanza buono. Per quanto mi riguarda è un prodotto che passa abbondantemente la sufficienza e lo fa avvicinare anche diciamo a qualche voto un pochino più alto. E magari forse sarebbe stato bello tenere un po' più nascosti queste giunture metalliche, perché comunque magari possono dare la sensazione quasi di che si veda un po' lo scheletro interno del robot, no? Però comunque diciamo l'utilizzo di questo tipo di coperture, poi, cioè di giunture, alla fine fa in modo che diciamo il posizionamento sia stabile e soprattutto sia molto molto rigido, quindi sicuramente una volta messo in posa il robot manterrà la posa che gli avete dato. Ecco ragazzi, questo occhio e croce insomma è il prodotto che mi piaceva mostrarvi. Adesso ne traiamo le conclusioni prima dei saluti. Bene ragazzi, allora questo Teenage Mutant Ninja Turtle Leonardo è un bellissimo robot, un prodotto molto solido, molto pesante, molto ricco di dettagli, dall'aspetto molto cartoon sotto certi aspetti, sia per i colori scelti, sia per diciamo la conformazione generale del prodotto, però al tempo stesso richiama molto bene anche i mecha genere Gundam, se vogliamo, quindi tutto sommato è un prodotto che secondo me troverà molti estimatori nel campo del collezionismo robotico. Ha delle chicche particolari, appunto come le luci dei LED degli occhi, che sono in un certo senso lampeggianti con un ritmo lento. Purtroppo, ripeto, non ho le pile per mostrarvelo, ma questo sicuramente lo rende un qualcosa già di diverso rispetto alla solita illuminazione LED che viene proposta. Ricco di articolazioni veramente ben fatte, molto solide. La pannellatura della corazza è molto bella, chiaramente ripeto richiama molto l'aspetto cartoon, però al tempo stesso si avvicina molto anche all'aspetto del genere mecha in stile Gundam, quindi tutto sommato è un prodotto che dovrebbe piacere anche agli amanti di quel genere di robottoni. Ok? Bene ragazzi, anche per quest'oggi è tutto, mi riproporrò poi di dimostrarvelo quando avremo collezionato anche le altre 3 figure degli altri personaggi che verranno proposti. Al momento ne sarà annunciato solo un altro, quindi per gli altri 2 ci vorrà chiaramente ancora un po' del tempo, ma se il risultato sarà come quello di questo primo prodotto proposto, sicuramente ne vedremo delle belle. Bene ragazzi, iscrivetevi al canale, pollice in su e un saluto a tutti, ci vediamo al prossimo video, ciao Mutant Ninja Turtles, ciao Leonardo!